Bene, oggi disegniamo il piede pull, ok? Vediamo come farlo. Per disegnare il piede pull bisogna partire da col fare dei quadrati, quindi sempre a mano libera vi disegnate dei quadrati, 2, 3, ok. E poi andate a colorare questi quadrati. Poi cosa faccio? Salto una riga, questa no e questa no, e faccio e coloro. Non coloro questo, salto una riga. Questo per farvi capire lo schema. Ok? Quindi devo avere questo. Dopo cosa faccio? Faccio un effetto, prendo questi due punti, i due angoli, quindi se il quadrato è fatto così, io prendo i due angoli, questi due angoli qui, e faccio due righe così. Qui farò la codina. Ok? Quindi su questo schema ho questi due punti, tiro questa riga e faccio la codina. Adesso ve lo ripasso così lo vedete meglio. La stessa cosa la faccio qui, quindi sempre i due punti, quindi quadrato, quindi abbiamo visto che è un quadrato. Se volessi fare, prendo questi due punti qui e tiro una riga e poi qui faccio la codina, che sarebbe teoricamente così, ok? E qui lo vado a colorare. Ripeto, lo ripeto qui. Ora vediamo come fare il piede pull su un tubino, diciamo, in piatto. Allora, facciamo prima di tutto, per fare l'effetto del tubino, chiaramente io uso la penna, però voi lo farete a matita. Riprendo questo schema qui, quindi comincio
Qui la riga sarà più dritta, qui la riga sarà più dritta, qua si curva perché segue la forma del corpo, qui sarà dritta, qui si curva e qui si curva. Dopo cosa vado a fare? Vado a fare le righe così, che siano quadrate. Le faccio a mano, anche se sono disegni che hanno delle basi, diciamo, geometriche, fate tutto a mano. Anche se la riga non viene perfettamente dritta, col tempo avrete la mano per farla. Quindi cosa faccio? Vado a fare lo stesso schema qui. Quindi parto da questa prima riga, coloro per darmi i riferimenti, salto questa riga e vado a colorare questi quadrati. Ok, salto quest'altra riga qui, ok, colorando così mi vado già a identificare dove è il mio disegno di piede pool. Adesso non sono perfettamente quadrati, ma è un disegno che faccio veloce per farvi capire. Allora, poi andremo a fare tutti i vari particolari. Quindi abbiamo fatto la stessa impostazione qui, l'abbiamo fatta anche su questo figurino, dando però un effetto un po' più curvo. Adesso che ho trovato dove sono i punti dei quadrati, li vado a colorare. Dovrò fare, adesso che ho trovato questo che è qua, gli dovrò fare queste righe. Quindi parto dai due angoli, cerco i due angoli che sono qui, punto punto qui, i due angoli qui, in questo caso io cosa sto facendo? Mi sto facendo il riferimento, voi lo farete a matita, io lo sto facendo a penna così si vede meglio. Quindi mi sono andata a creare la base per capire come fare questo effetto di piede pool sul tubino. Ora prendo il pennarello e la vado a colorare. Quindi ho il mio effetto di piede pool. Importante quando fate questo effetto che si veda questa parte qua, la punta così, cioè si deve vedere questo stacco fatto così, ok? Dopo vado a ripassare e a dare un po', diciamo, di movimento, e ho l'effetto del piede pool sul mio tubino. Chiaramente io l'ho fatto in modo molto veloce, però va fatto con della gran pazienza per ottenere questo effetto. Voi dovete avere il vostro quadrato con nei due angoli, tirare questa riga e poi fare la codina. Per riuscire a impostarvelo sul disegno ve lo dividete, vi fate lo schema a quadrati e poi ve li andate a colorare. Come vedete sono in fila, ok? E lo andate a fare sul vostro disegno. Ora vediamo un esempio di ad esempio per fare una giacca.
Per fare il piede pool ci vuole molta pazienza. Io adesso lo sto facendo più velocemente, se no questo video dura 3 ore. Allora, se voi avete una giacca, ok? Cosa andrete a fare? Andrete a fare di nuovo questo schema come abbiamo fatto qui. Quindi le righe sono dritte in centro e poi man mano che si va fuori si devono curvare, per cui per seguire la forma del corpo, ok? Adesso il disegno viene molto piccolo. Sarà un disegno piccolo, quindi dovrete avere della gran pazienza. Anche il quadrato segue la forma del corpo, e vi fate la vostra base. Ok? Quando avete fatto questa base qui, andate a colorare come ho fatto qui, vi andate a cercare i quadretti, per cui cominciamo. Questo schema io l'ho fatto a penna, però voi lo fate a matita, così poi ve lo potete cancellare. Fatto così, andrete a fare il discorso di prendere i due angoli del quadrato e tirare le righe e fare la codina. Come abbiamo fatto qui, lo facciamo anche qui. Quindi, però cerchiamo di dargli un po' di movimento. In questo caso farò così. Stessa cosa, i due angoli. Chiaramente il disegno è piccolo, per cui utilizzerete lo spazio che avete a disposizione. L'importante è rendere l'effetto. Voi vi siete creati la vostra base. Adesso vado a colorarla. Dopo che l'avete colorata, la cancellate la base con la gomma. Non si vedrà più questo, si vedrà solo il piede pool. È sempre importante che si veda questa punta qui, perché il disegno è piccolo, per cui questa punta qui si deve vedere. Adesso mi vado ad aggiungere le codine, queste codine qua. Io ho fatto queste, adesso aggiungo queste qui. E vado nella giacca, nel davanti, e faccio la stessa cosa. Ora abbiamo fatto metà della giacca. Vado ad aggiungere, facendomi sempre lo schema, degli altri quadrati. E poi ripasso.
Bene, in questo caso che cosa ho fatto? Vedete la differenza di questi due. Qui ho fatto il piede pull su tutto il disegno, l'ho fatto su tutto. Qui ne ho fatta solo una parte. Questo è una differenza che rende il disegno, in questo caso questo, essendo pieno, soprattutto quando il disegno è schematico, sembra piatto. Se invece voi andate a lasciare delle parti libere, come ho lasciato io qua, è più tridimensionale, è più stilizzato, è più bello, è più leggero. Così è molto pesante perché è tutto pieno. Quando lasciate delle parti bianche si alleggerisce anche il disegno. Quindi il consiglio che vi do è in questo caso di non andare a riempire tutto di piede pull. Se poi a voi piace di più, fatelo tutto, però l'effetto un po' più bianco qui del foglio sotto aiuta ad alleggerire il disegno. Quindi in questo caso sulla gonna avrei potuto fare il disegno solo fino qui. Quindi andare a fare il disegno solo in questa parte. Ok? Oppure farlo tutto. Dipende quali sono i vostri gusti. In questo caso qui io ho lasciato libera questa parte qui. Se volete il disegno del piede pull ve lo fate anche più piccolo. Chiaramente ci vuole più tempo e più pazienza, potete farlo del colore che volete, però la logica è questa qui, ovvero di fare la base del vostro disegno con i vostri quadrati, trovare dove sono, quindi andarvi a colorare gli spazi lasciando libera una riga e mettendoli in fila. Poi ci dovrà essere il discorso delle codine che vi dà quell'effetto di movimento. Quindi queste righe, quindi voi avete il quadrato e avete il movimento dato da queste codine. Ricordatevi di far venire fuori la punta, perché in un disegno piccolo è molto difficile dopo andare a rendere l'effetto della punta, però questo effetto qui è quello che rende il movimento anche al piede pull. Quindi voi avete la griglia quadrata e poi queste righe qui vi danno l'effetto. Ok? Bene, spero che questo video ti sia servito. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al mio canale per imparare a disegnare la moda. Ci vediamo per il prossimo video. Un grande saluto da Patrizia Patò 74. Ciao!